Sabato mattina Ronic ormeggiato a Trapani al vento di Maestrale e come tutti i sabati per noi giornata impegnativa, spesa, lavanderia, pulizia della barca, eccetera eccetera. Eccetera eccetera. Tutto Quindi ora andiamo a fare spesa. Praticamente Trapani è una penisola, quindi ha mare da una parte, mare dall'altra. Qui vengono a fare il bagno sotto le mura, mentre dall'altra parte è tutta zona portuale. Trapani. Un po' di spesina fatta e ora si torna in barca a finire le pulizie. Buongiorno a tutti, domenica mattina si riparte da Trapani e ci muoviamo. Questa sarà una settimana abbastanza impegnativa. La meteo è in evoluzione continua, sono previsti purtroppo venti forti e temporali e vediamo quello che riusciamo a fare. Giorno per giorno, ora per ora ci organizzeremo e decideremo dove andare e cosa fare. Per ora si parte e lasciamo Trapani. Già il vento soffia e per oggi dovrebbe esserci un po' di scirocco sud e quindi andiamo verso le Egadi, Favignana, e cerchiamo di ripararci per questa giornata, poi vediamo più tardi. Siamo arrivati a Favignana, Calarossa, quindi è questa, oggi è domenica, è anche abbastanza frequentata. Vi facciamo vedere un esempio dell'acqua, eccola qua, azzurrissima con sabbia, il vento di scirocco abbastanza insistente, quindi qua siamo ridossati, poi sarà un po' più antipatico scendere fino a Marsala. Purtroppo le previsioni di questa settimana non sono positivissime, mi sa che delle Egadi vedremo pochino, perché nei prossimi giorni non è prevista una meteorologia particolarmente favorevole, quindi dobbiamo stare un po' attenti. Adesso prenderemo le nostre giuste precauzioni, sicurezza sempre innanzitutto e ovunque.
Cala Rossa. Qui il vento continua a salire, il cielo si sta ingrigendo, è molto cupo e abbiamo deciso di trasferirci tra poco da Favignana al porto di Marsala, anche perché questa notte sono previsti dei temporali molto forti e anche vento in continuo aumento, quindi non ce la sentiamo di fermarci in rada. Abbiamo paura che ci possano essere dei giri di vento dovuti ai temporali e quindi andiamo in porto. Dispiace perché qui a Favignana l'acqua è molto bella, ma preferiamo dare priorità alla sicurezza. Sembra, ma siamo a 39 di vento e 2 metri d'onda. Vento in faccia, quindi la vela non riusciamo manco ad aprirla. Arrivati in porto Marsala. È stato faticoso, da Cala Rossa di Favignana arrivare qui sono circa 9 miglia, quindi la strada non è molto lunga, ma purtroppo lo scirocco avevamo completamente onda e vento in faccia. Smotorata, dove ci ha portato finalmente in porto e viste le condizioni in arrivo mi sa che ci fermiamo un pochino in questo porto. Ora siamo qui, dovremmo starci bene perché qui comunque c'è la diga dietro di noi, siamo al momento ben riparati, poi il vento dovrebbe girare da Scirocco, che è di qui alle mie spalle, girare a nord-ovest, che è qui di fronte a me, un po' a sinistra. E quindi vediamo la situazione come si mette. Intanto qui stiamo bene. Buonasera. Eccoci. E buongiorno. Questa è la situazione di oggi, non riesco manco a tenere ferma la GoPro. Vento di maestrale che soffia a più di 30 nodi, onde di 2 metri fuori dal porto e oggi ce ne stiamo qui, non usciamo proprio. Non si può. Vediamo domani, anche se è in leggero calo, ma l'onda persiste, anzi forse peggio. Oggi festeggiamo un compleanno, il compleanno di Daniele. Vai. Non diciamo quanto per pudore. 1, 2, faccio il botto? Botta. Vai. Bicchiere. Perché l'ha preso in mano la Betty e quindi ha visto che reazione che ha fatto. Buscia. Ha schiumato. Dove andiamo adesso? Dobbiamo far passare il tempo in qualche modo, visto che siamo chiusi in un porto. Le condizioni per uscire non ci sono e quindi andiamo a fare Degustazione di vino. Vámonos! che contengono Marsala del 76, 75,
80, 85. Una botte di marsala non è mai completamente piena, su quelle vecchie c'è anche una linea che serve quasi come limite da non oltrepassare. C'è anche la Betty, la bergamasca. E perché in Bergamo i vini sono pregiati, si bevono. Adesso si beve. Come tutti i vini, il Marsala nasce in vigna. Solo l'uva di qualità ci permetterà di avere un vino degno di questo nome. La signora ha fatto scorta. Siamo arrivati a 6 bottiglie. Ma voi cosa fate qua? Qua abbiamo appena decantando. Allora, com'è andata questa degustazione? Ubriachi? Benissimo! Forza Inter? Non si vede quanto siamo rilassati. Si vede, si vede. Bello, la visita a Cortina è stata bella. Neve, ne abbiamo? Ne abbiamo, ne abbiamo. Buongiorno, ore 7 del mattino, altra giornata ventosa a Marsala. Guardate un po', siamo sempre tutti e mi sa che anche oggi ci troviamo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Oggi è il 10 di settembre, siamo ancora a Marsala. Esattamente. Dobbiamo prendere delle decisioni importanti e dobbiamo cambiare il programma. L'estate sta dando i suoi segnali importanti di fine stagione. Nei prossimi giorni è prevista una grossa burrasca che probabilmente sarà la burrasca più importante di tutto il periodo estivo. Come avete già visto dai filmati dei giorni scorsi,
Vi abbiamo mostrato come il tempo sta cambiando e tutte le perturbazioni, le burrasche che stanno arrivando, vento, mare, piogge, insomma la situazione non è simpatica. Quindi abbiamo deciso di modificare il nostro programma, le isole Egadi le abbandoniamo, non riusciremo a farle nei prossimi giorni Purtroppo sì. e abbiamo fino a domani siamo qua, c'è ancora vento molto forte dal nord-ovest. Le previsioni danno per domani una pausa di 36-48 ore e in queste 36-48 ore noi dobbiamo fare le 100 miglia che ci separano da Termini Imerese. C'è una pausa sì di 2 giorni, ma il vento non molla, c'è solo un calo di vento che comunque persiste, questo maestrale, vento da ovest maestrale, e cerchiamo di approfittarne per risalire. Abbiamo preso la decisione di partire domattina presto, quindi approfitteremo delle ore di luce quasi al completo, quindi all'alba partiremo e vedrete, ci seguirete sempre con noi. Anche gli ospiti a bordo sono ovviamente dispiaciuti, ma hanno compreso perfettamente la situazione. Nel frattempo si stanno godendo un po' di escursioni a terra. Come avete visto già ieri siamo andati tutti assieme in cantina, Cantine Florio, a degustare. È stata bella impegnativa dal punto di vista alcolico. Comunque, E anche economico, perché come al solito Mauro non si trattiene. No, le spese di alcol vanno al di sopra di ogni spesa. Per ora ci salutiamo. A presto, continuate a seguirci. Ciao!